Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi vorrei andare ad ascoltare e analizzare Benson Boone, che è un cantante che io non conosco molto, a dire la verità. L'ho ascoltato perché per radio si è sentita tantissimo la sua Beautiful Things e ha una voce veramente interessante, però questa è una performance live e ho visto che è diventata abbastanza virale perché si è esibito ai Grammy di quest'anno, il 2025, e sembra che abbia fatto le cose pazzesche. Io non ho ancora visto questa performance, quindi sono molto curioso, quindi adesso la ascolterò per la prima volta insieme a voi senza interrompere, poi tornerò da capo e cercherò di dare qualche dettaglio tecnico di analisi vocale e non solo. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi. Se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ho anche attivato un Patreon, un corso di canto online in cui troverete video didattici, spiegazioni, esercizi per allenare la voce. Trovate tutti i link qua sotto in descrizione. Andiamo ad ascoltare Benson Boone ai Grammy. And I thank God every day for the girl He sent my way. But I know the things He gives me He can take away. Oh, and I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Ok. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please Cosa? stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up at night thinking I just might lose it all. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. I need the Grammys, baby! These beautiful things that I've got. Thank you. I love you, LA. Ok. Ma cosa ha fatto lì alla fine? Vabbè, ok, si è sistemato il pacco. Comunque, pazzesco, è una cosa veramente incredibile. Io non mi aspettavo assolutamente una cosa del genere. Sapevo che aveva fatto una grande performance perché tutti ne parlano, ma di questo livello, stiamo parlando di questo livello, ok? Sia vocale che scenico, ok? È una cosa veramente incredibile. Incredibile, cioè, veramente. Allora, vocalmente è una bestia, è bravissimo, è incredibile, ha una tecnica pazzesca. Questo è tutto dal vivo, si percepisce che non c'è playback, anche i musicisti stanno suonando dal vivo, c'ha anche i coristi sul palco, è veramente tutto live. E lui non ha autotune, non ha tutti questi, no, questi trucchetti, no, per correggere la voce. È veramente pazzesco perché ha un'intonazione perfetta, precisissimo, ma
soprattutto ha un suono veramente pazzesco, canta veramente benissimo, ha tutta una gestione dei colori della voce, ma soprattutto una gestione perfetta della sua voce mista, in tutta la sua estensione, perché avete sentito che note acute ha fatto alla fine, e dopo andiamo a vedere che note ha fatto. Anche tutto il ritornello è veramente alto, quindi veramente una performance incredibile, ok? Questo è un bel brano, perché anche per radio si sente e si ascolta volentieri. Ha sfumature rock, sfumature comunque pop, diciamo, qualcosina di blues anche, mi ricorda. Però un bel brano, ma dal vivo così, veramente un altro livello. Veramente pazzesco. Poi ha fatto delle piroette, saltando, facendo il salto mortale sul posto, saltando dal pianoforte. No, veramente una cosa pazzesca, senza mai perdere il controllo anche fisico di quello che stava facendo. Quindi veramente un atleta a 360 gradi. Incredibile. Proviamo a riascoltare un attimo da capo per capire alcune cose. Vorrei fare un'analisi tecnica adesso di quello che ha fatto, ok? Ascoltiamo l'inizio. And I thank God every day for the girl He sent my way. But I know the things He gives me He can take away. Oh, and I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man who's terrified, it's the man who stands to lose you. Ok, allora, intanto è bravissimo a gestire la scena già dall'inizio, no? Fa finta di essere tra il pubblico, è tra il pubblico, poi si ritrova un microfono per caso, guarda caso aveva un microfono e gli in-ear già posizionati e inizia a cantare, però è molto bravo perché sta recitando, è un attore a tutti gli effetti, quindi ha veramente una capacità di interpretare un personaggio, in questo caso veramente molto credibile, ok? Quindi non so se fa anche l'attore, sinceramente non so nulla di lui, quindi adesso mi andrò a informare perché è veramente un personaggio da tenere d'occhio, veramente un talento incredibile. Non so se faccia già l'attore, però sarebbe perfettamente in grado di farlo. Vocalmente è già in voce mista, anche in questa parte iniziale che è un po' soft, leggera, è già comunque su note di passaggio, intanto se ci fate caso, no? Vediamo che note stava facendo. Questo era un falsetto. Hold you every night. È già comunque in una zona che è fuori dalla comfort zone della propria voce di petto, ok? E la sta gestendo tutta in consonanza mista, quindi sentite che il suono è leggero, è alto come posizione, come risonanza, però appunto rimane comunque pieno. Va in falsetto quando ha bisogno di andare in falsetto per creare quell'effetto stilistico, ma per il resto è sempre assolutamente in voce mista. Andiamo avanti, qua a un certo punto si sente un rumore strano, forse è un microfono che è andato a impattare, non lo so, qua. Ok. E qua si denuda praticamente, no? Cambia d'abito, che anche questo tutto preparato chiaramente, molto scenico, infatti il pubblico va subito in visibilio, e inizia il crescendo del ritornello in cui parte l'ottava sotto, please, e sta sempre comunque in consonanza mista, è già pronto per salire in qualsiasi momento, però appunto lo fa l'ottava sotto e dopo esplode. Andiamo ad ascoltare. Stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Ok, ma allora, questa cosa la fa sembrare semplice, ma di cosa stiamo parlando? Ha fatto un salto della morte e poi è caduto perfettamente in piedi, in equilibrio, e ha iniziato immediatamente a cantare. A livello fisico questa è una cosa veramente pazzesca. Io non ho visto nessun altro fare una cosa del genere. L'unico altro a cui ho visto fare una cosa simile è il cantante dei Panic! At the Disco, Brandon Urie. Avevo fatto una reaction anche su una sua performance in passato e faceva proprio una cosa simile, faceva proprio una piroetta saltando, facendo il giro della morte mentre cantava, quindi una cosa incredibile. Però a parte loro due che sono dei mostri, non l'ho visto fare da nessuno, perché a chi verrebbe mai in mente di fare una cosa così su un palco del genere davanti a un pubblico così? Perché
basta che sbagli un movimento, ti emozioni un po', perdi il controllo, cadi, fai una figuraccia. Invece no, lui l'ha fatto e dopo l'ha rifatto. La sicurezza di sé di quest'uomo è veramente incredibile, ok? E qua sale appunto, come dicevo, l'ottava sopra, quindi fa praticamente... Don't take these beautiful things that I've got. Ok, qua dovrebbe essere un Si, credo. No, è molto più alta in realtà. Tocca un Do diesis in realtà, un Do diesis 5. It's beautiful things that I got. Però la fa in voce piena, ok? È una simil voce piena in realtà perché è appunto sempre in voce mista. In questo caso mix estremo. It's beautiful things that I got. Fa un po' questo, ok? Quindi non è realmente sempre in M1, la corda non è spessa, non è in voce di petto, assolutamente no. È in voce mista, quindi la corda in realtà è sottile e in più ci aggiunge anche un po' quel graffio, no? These beautiful things that I got! Fa un po' questo, no? E quindi una carica pazzesca, un utilizzo delle false corde veramente, veramente notevole, perché qua le false corde cosa fanno? Andiamo sempre un po' nel tecnico perché a me piace fare queste analisi tecniche. Le false corde in questo caso vanno a stabilizzare la sua emissione in voce pulita in acuto, quindi la voce rimane piena anche oltre il passaggio con la corda sottile. Questo è il mix estremo, che è la tecnica che insegno anch'io, la trovate nei miei corsi e la insegno ai miei allievi. Voce piena in acuto, oltre il passaggio, ok? Però allo stesso tempo gli permette poi anche di creare questo graffio quando gli serve. Quindi le false corde in questo caso stabilizzano sia la voce pulita che la voce distorta quando la vuole attivare, ok? Quindi veramente pazzesco. Poi fa questi glissati, sono tutti glissati, no? Please stay, fa un po' questo, no? È questo che mi dà l'idea un po' del blues di questa canzone, no? Questo modo di glissare la voce che è particolarmente attinente a quel genere. Però è anche un esercizio tecnico incredibile, infatti lo propongo anch'io ai miei allievi, di lavorare sui glissati per allenare la voce mista, per elasticizzare le corde vocali, per creare appunto una tensione elastica che ci permette di salire in acuto senza perdere l'aggancio alla nostra voce piena. Quindi fa veramente tante cose, sia tecnicamente che interpretativamente, veramente molto molto interessanti. Andiamo avanti. E qua fa questo falsetto, che però è un falsetto rinforzato. Non è questo, è molto più... In realtà questo mi sembra già un Extreme Mix 2, cioè è sempre mix estremo perché ha sempre le false corde lì pronte all'uso, no? Attive, ok? Per stabilizzare l'emissione, anche su questi falsetti, ok? È questo che rende questi falsetti così squillanti e risonanti. Qua si è anche ammorbidito abbastanza su questi falsetti, ma poi alla fine avete sentito che acuti che ha fatto, e dopo andiamo a vedere, quello è assolutamente un Extreme Mix 2, quindi è un simil falsetto, simil perché non è un vero falsetto, è sempre a corda sottile, ma con questa attivazione falsocordale veramente super controllata, ok? Andiamo avanti. Don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? E poi ha un timbro veramente profondo, nonostante questa sua capacità di andare in acuto, come sentite, va ad arricchire il suo suono di frequenze basse, di colore, di calore anche, no? E utilizza molto bene il vibrato, utilizza il fry quando ha bisogno di creare questo effetto un pochino più, no, un po' più intimo, quando canta queste parti medie basse. È veramente molto bravo, timbricamente notevole, e c'è proprio una ricerca di suono, ok? Di qualità timbrica, ok? Uno così non si sveglia una mattina e inizia a cantare così, io ne sono sicuro. C'è tutto un allenamento, un training alle spalle, ok? Bisogna allenarsi, siamo degli atleti, a tutti gli effetti, noi cantanti siamo così, quindi più ci alleniamo e più riusciamo a fare queste cose così complesse, ed è molto dinamico anche, no?
veramente bravo. Andiamo avanti. Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up at night thinking I just might lose it all. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Interessante, ha avuto dei momenti in cui stava cedendo, ok? Perché magari ha respirato male semplicemente in quel punto, vi faccio vedere dove. Un po' qua, ci è arrivato un po' calante perché si vede che non ha respirato bene in quel punto, magari aveva un po' il fiatone perché con tutto quello che ha fatto prima ci può anche stare, però poi si è rimesso subito in posizione. Qua è perfetto, ok? Quindi anche la capacità di un bravo cantante si vede da questo, da riuscire a correggersi immediatamente se sul palco si rende conto che la voce non risponde come vorrebbe, no? Per vari motivi, ok? Però è veramente sotto controllo. Dopo c'ha avuto un altro momento di calatura, però veramente su una parola, una frase minuscola. Qua, infatti ha respirato male, si è chiuso nel petto, ha fatto questo, no? E quindi non ha aperto la cassa toracica e quindi si è ritrovato un po' costretto. Infatti si è spezzato per un attimo il suono, però è una cosa impercettibile, la sento io, probabilmente non si è notata nel pubblico, però mi interessa, no? Andare ad ascoltare questi dettagli tecnici, perché un cantante così eccezionale, ok, ha tutta una serie di fattori, no, da tenere sotto controllo, da tenere in considerazione quando si esibisce su un palco del genere, no? Per questo vi dicevo, l'allenamento vi permette di tenere sotto controllo tutte queste cose. Riascoltate un attimo qui, no? Ma di cosa stiamo parlando? Allora, la piroetta e poi l'acuto. Questo è un acuto rock. Nonostante la parte prima, quella un po' più soft, sembrava quasi un pezzo country, diciamo così, comunque folk. E qui è veramente rock a tutti gli effetti. È bella questa evoluzione di questo brano, no? Vediamo che nota ha fatto qui. È un Fa diesis 5, ok? Questo è un tipo di acuto che si sente molto spesso nel rock, ok? In hard rock, anche heavy metal, no? Questo è un Extreme Mix 2, quindi la corda è sottile, ci sono le false corde che lavorano, il suono è pieno, ma non pieno come se fosse, no, in Extreme Mix 1, ok? Come nella parte appunto del ritornello, in cui la corda è comunque sottile, ma c'è una maggiore pressione sonora, no? E questo però è appunto meno pieno di quello che ha fatto prima, ma più pieno di un falsetto puro, no? Quindi fa tipo... fa una cosa del genere, no? È veramente interessante, cioè c'è tutto un allenamento dietro anche su questa tipologia, no, di vocalità. Io lo so fare perché ho un tributo di Deep Purple, canto in un progetto power metal, diciamo sono tanti anni che mi esercito in quella direzione, però su un palco del genere portare una vocalità di questo tipo è una scelta coraggiosa, e avere questo controllo come ha lui è veramente una cosa pazzesca. Sentiamo un po' il finale in cui si ammorbidisce di nuovo. Stay. I want you, I need you, oh God. I need the Grammys, baby. These beautiful things that I've got. Thank you. Anche questa sorta di urlo che ha fatto alla fine, no, per ringraziare il pubblico, anche questa è una distorsione controllata, quindi lui è veramente, veramente capace di gestire tecniche diverse, stili vocali diversi, e
un controllo della sua voce veramente incredibile, incredibile. Poi avete sentito questa parte finale, di nuovo così morbida, soft, è molto dinamico, molto bravo a gestire le dinamiche della voce, i colori della voce, veramente pazzesco. Io non ho mai visto una cosa del genere, bellissimo, andrò sicuramente a approfondire questo cantante eccezionale. Fatemi sapere nei commenti se vi piace l'idea e quali potrebbero essere le prossime reaction su di lui e non solo. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi, se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Vi ricordo anche che c'è il mio corso di canto online su Patreon, trovate il link qua sotto in descrizione, troverete esercizi, spiegazioni tecniche e teoriche per usare al meglio la vostra voce. Ci vediamo al prossimo video, ciao!